Ciao a tutti, buon anno e bentornati su Crazy for Trade. Prima di iniziare non dimenticate di seguirmi su Instagram e ovviamente su YouTube. Chi mi ha seguito dall'inizio sa che mensilmente aggiornavo i miei guadagni sul mio sito. Ho però ricevuto dei messaggi carichi di scetticismo che mi hanno portato a decidere di pubblicare, dallo scorso dicembre, lo screenshot preso dal sito su cui trado per maggiore trasparenza. Questo è il sito che uso per tradare, profilo, calendario, dicembre. Come vedete ho tradato 37 volte, 100% tasso di profitto, cioè non ho perso neanche un trade, e ho guadagnato circa 90 dollari. Oggi vorrei parlare di un argomento ancora poco discusso, i gap. I gap si formano quando si ha un aumento o diminuzione rapida del valore di una cripto o di un'azione. Ogni volta che se ne forma uno, per logica dovrà essere coperto. Quando Bitcoin ha raggiunto l'all time high, ho sentito e letto spesso frasi del tipo finalmente raggiungerei 200.000 dollari. Leggevo molto entusiasmo che però alla lettura del grafico si sarebbe dissolto. Infatti, da questo era possibile capire che dopo il picco ci sarebbe stato un crollo volto a coprire il gap dato dallo spike. Questo dettaglio è fondamentale per chi holda perché fa capire da dove iniziare il processo di accumulo senza rischi. Nessuna cripto è immune da questi gap, compreso l'oro. Vediamo insieme, questo è il grafico di Bitcoin, come vedete senza gap, ma come si fa a vederli? Ecco qui, quindi andando sulla lente, su TradingView lente, Futures e scegliere Bitcoin. Clicchiamo, come vedete Bitcoin ha fatto i gap. Come detto in precedenza, i gap vanno coperti. Come vedete il primo gap che si era formato sui 90.000 è stato coperto. Come vedete è stato coperto. Quindi ora, per non confondere, facciamo finire qua. Quindi ora ci sarà un altro crollo. Quindi prevedo Bitcoin intorno ai 87.009, secondo me anche qualcosa in meno. Quindi esattamente Bitcoin potrà fare così, non è detto anche, scusate ho sbagliato, scusate, potrà fare o verso il basso, così anche, per illudere un po' di persone, e poi potrà fare così, così. L'importante è che il gap va coperto. Quindi per chi holda è molto importante questo, per evitare di sentire spesso ho comprato Bitcoin a 94.000 o a 93.000, è una truffa, ho perso i soldi. Non è che avete perso i soldi, siete entrati in un momento sbagliato, perché come vedete si è formato il gap. Quindi Bitcoin andrà, chi ha comprato sui 85.000 è ancora in positivo, però perché ha comprato oltre gli 88.100 e andrà in perdita, a meno che li converte in USDT o SDC, quindi stablecoin, e per poi ricomprarlo a un prezzo più basso. Per chi non è un trader ma è un holder, li può vendere e poi ricomprare a un prezzo più basso. Però Bitcoin è destinato a scendere, quindi anche se va sui 100.000 o anche 150, deve per forza andare sotto gli 88.100 per forza. E come detto anche, non è solo Bitcoin ad avere i gap, ma Ethereum. Ethereum scenderà al di sotto dei 3.000, Solana andrà sui 132 perché questo è stato coperto,
E per chi è amante di Ripple, perché tutte le cripto sono immuni, XRP, Ripple andrà per forza sotto a 1,84, per forza. Quindi ora è a 2,9. Ma ragazzi, deve andare per forza sotto i 2 dollari, per forza. Quindi uno si può illudere, ma anche qui Ripple dovrà fare, scusate, dovrà fare così, 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 ma deve andare a coprire il gap, per forza. Quindi per chi è amante di Ripple, perché comprate a prezzo più alto, è in perdita. Ve lo dico già ora che sta a 2,09 dollari, è in perdita. Quindi per chi holda fate riferimento a questo punto, a 1,85. 1,84 è meglio. Può anche scendere oltre, può andare pure a 1,70. Però occhio, perché nella risalita, quindi nel coprire il gap, non è detto che avrà una salita repentina, quindi formare successivamente un altro gap. Quindi finalmente accumulo ha coperto questo gap, ma nessuno nota che può darsi che si è riformato, come in questo caso. Fate finta che questo è stato coperto, quindi è fatto qui, risale e uno dice tanto è stato coperto, sono salvo. Però fate attenzione, vedi in questo caso Bitcoin ha fatti due di gap. Quindi occhio, perché questo grafico è importantissimo per chi holda. Spero di aver detto tutto, che questo video vi possa essere utile per capire che il Bitcoin non rappresenta una truffa, ma segue un processo naturale di salita e discesa, come la borsa. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!